Siamo alla fine degli anni 60. Dalla scrittura di Asao Takamori e dalle illustrazioni di Tetsuya Chiba sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha debutta la storia del pugile Joe Yabuki, Ashita no Joe, il Joe del domani, in Italia meglio conosciuto col titolo di Roki Joe. Asao Takamori è stato un mangaka noto in Giappone per le sue opere a tema sportivo. Sotto lo pseudonimo di Ikki Kajiwara, un paio d'anni prima di Roki Joe, ha curato i testi e la storia di un altro manga, Kyojin no Hoshi, titolo che forse non vi dirà nulla, ma di cui i meno giovani fra voi sicuramente ricorderanno la trasposizione anime giunta in Italia col titolo di Tommy la stella dei Giant. In fondo, non sarebbe nemmeno l'unico titolo di questo autore che potrebbe sbloccarvi un ricordo, come il famoso Uomo Tigre, di cui è stato coautore. Come detto, il disegno di Ashita no Joe è stato affidato a Tetsuya Chiba, ed anche qui, chi ha qualche capello bianco ricorderà la versione anime di altri titoli di questo mangaka, come Tutti in campo con Lotti o Io sono Teppei, di cui entrambi i manga attualmente inediti in Italia. Oggi però parliamo di Roki Joe, cercando di analizzare il contesto culturale in cui quest'opera si sviluppa, quindi inevitabilmente spenderemo un po' di tempo per parlare di storia, così da comprendere meglio anche le tematiche affrontate in quest'opera. Dobbiamo tornare indietro. Ma parecchio indietro, Perché è troppo riduttivo dire, una situazione di povertà. No, noi dobbiamo capire cosa ha portato alla creazione di quei bassi fondi, proprio per comprendere pienamente il messaggio di Ashita no Joe. Rispettivamente, il 6 e il 9 agosto 1945, l'America devasta le città di Hiroshima e Nagasaki, utilizzando per la prima volta nella storia l'arma di distruzione di massa più potente mai creata, l'atomica. In Manciuria, l'8 agosto dello stesso anno, nella più completa violazione del patto nippo-sovietico di non aggressione, che qualche anno prima era stato stipulato a Mosca tra l'impero giapponese e l'Unione Sovietica, l'esercito di Stalin attacca l'armata del Kwantung giapponese, combattendo in Manciuria, nella Mongolia interna e sulle isole Kurili della Corea. Questi eventi spinsero l'imperatore Hirohito a scegliere la resa col suo famoso discorso radiofonico il 15 agosto e nonostante l'ostinazione, i tentativi falliti di colpo di stato, dopo innumerevoli giornate di negoziato, mentre il comandante supremo delle forze alleate già iniziava ad occupare l'intero arcipelago, il 2 settembre 1945 il Giappone firma ufficialmente la resa. Abbiamo già accennato all'occupazione in atto delle forze alleate, giusto? Tecnicamente non andò esattamente così, o meglio, nelle forze alleate, oltre agli Stati Uniti, c'erano anche l'Unione Sovietica e il Regno Unito, ma l'America fu chiara sin dall'inizio: nessuno dovrà intervenire nella nostra gestione politica giapponese. Ovviamente non staremo qui a spiegare dettagliatamente i motivi, vi basti sapere che gli USA avevano un grande interesse strategico ed economico nei confronti del Giappone, perciò, ora che era tra le sue mani, doveva assicurarsi principalmente due cose: che non ci fossero interferenze esterne e che non ve ne fossero in futuro nemmeno interne. Ed è per questo che, per tenerselo buono il più possibile, usarono i guanti di velluto. I prigionieri di guerra furono rimpatriati, a processo ci finirono solo i responsabili dello scoppio del conflitto e l'imperatore Hirohito fu sostanzialmente lasciato stare, a patto che negasse la sua origine divina e accettasse il modesto ruolo di guida dello Stato. L'economia venne riformata, togliendo di mezzo il zaibatsu, la gestione delle attività industriali completamente in mano alle famiglie giapponesi, e sulla nuova Costituzione, supervisionata dagli USA, si fece pressione affinché ci fosse la totale rinuncia alla guerra, delegando gli USA alla sicurezza nazionale, togliendo qualsiasi armamento terrestre, aereo o navale. Così facendo, solo l'1% del PNL poteva essere destinato agli armamenti e gran parte della sua economia investita in attività produttive. E questo ci porta al famoso boom economico giapponese, o miracolo che dir si voglia, che sarebbe materia da approfondire dettagliatamente.
In futuro, magari, avvalendoci di un esperto di economia, potremmo pure farlo. Vi basti sapere, per non uscire troppo dal tracciato di questo video, che il Giappone iniziò ad avere una poderosa crescita economica. Ed è da qui che la nostra storia inizia. Il Giappone, ancora ignaro che da lì a poco sarebbe caduto nella più infame delle bolle speculative che avrebbe investito il mercato azionario e il settore degli immobili, cosa che anche Akira Toriyama criticherà, dando così vita poi al famoso decennio perduto, al momento cresceva economicamente. Ma con tale crescita aumentavano anche i problemi. L'inquinamento massiccio portò nella prefettura di Kumamoto a scoprire uno dei primi, e ahimè non ultimi, casi di intossicazione acuta da mercurio, la famosa sindrome di Minamata. La popolazione iniziò a crescere in modo incontrollato, fino a diventare un problema demografico che spinse il paese a fare ricorso ai grandi grattacieli, e le abitazioni, avendo prezzi molto elevati, iniziarono ad essere costruite in maniera sempre più angusta, così da divenire un po' più economiche, ma soprattutto il divario sociale. Immaginate, una Tokyo che era arrivata a contare quasi 8 milioni di abitanti, fatta in parte da questi grattacieli enormi, negozi alla moda, consumismo sfrenato, e un'altra parte, quella in basso, fatta di costruzioni fatiscenti, gente che fa lavori umili e vive in maniera più modesta, spesso vittima della Yakuza o in alcuni casi parte di essa. Insomma, i bassifondi delle città. Ed è da questo contesto, è ambientato in questo contesto, che viene alla luce colui che diverrà un simbolo sociale per un'intera generazione oltre, Joe Yabuki, l'angelo dei bassifondi. In un mondo spaccato che aveva accelerato e accentuato, parallelamente alla sua crescita economica, la divisione tra chi era riuscito a prendere parte in questa ripresa e chi era rimasto indietro e dimenticato, l'unica cosa che questi relitti della società potevano fare era vivere alla giornata. Sperare non tanto in un futuro più roseo, ma che l'indomani potesse esserci un piatto di minestra a tavola. Joe Yabuki è uno di questi, un orfano, vagabondo, che si aggira tra i bassifondi di questa Tokyo di cui abbiamo parlato. Vi siete mai chiesti mentre leggevate chi fosse il coprotagonista all'inizio dell'opera? Se avete risposto il quartiere in cui la storia si svolge, avete fatto centro. Egli incarna esattamente quelle persone che il Giappone del dopoguerra sembrava aver volutamente dimenticato. Joe ci viene presentato nell'opera umano, così tanto umano che è quasi impossibile non riuscire ad identificarsi in qualche misura. Quello dell'inizio non è il tipico protagonista che ha un sogno o un obiettivo da raggiungere e con una trama incentrata verso il suo raggiungimento, ma esattamente il contrario. Per noi che nel 2022 viviamo in una società in cui, a grandi linee, un po' tutti possono dire di possedere quantomeno le cose più basilari, come un tetto sulla testa, un'istruzione, uno smartphone da cui guardare un video su YouTube come in questo momento, fa strano comprendere pienamente quel disagio lì. Il disagio di una parte del popolo che sostanzialmente non poteva permettersi di avere obiettivi per il futuro. Takamori apre il suo racconto con la storia di un ragazzo disilluso che piano piano cercherà di darsi uno scopo che possa dare senso alla propria esistenza. È palese che Ashita Joe, con il personaggio di Joe Yabuki, si stia rivolgendo ai giovani proprio di quella classe sociale emarginata, con l'obiettivo di fornire una speranza a chi si immerge nella lettura. E difatti Joe, durante la ricerca di questo suo senso della vita, da una parte per via della sua ingenuità, dall'altra per via del suo carattere impetuoso, finisce per compiere scelte sbagliate che lo porteranno a commettere degli errori. Errori, badate bene, non estranei nella realtà ai ragazzi dei bassifondi, come sperare di poter rimediare alla propria miseria elevandosi di classe e così facendo sperare di cambiare anche la situazione del quartiere, semplicemente diventando ricchi. Notate come Joe in questa fase cerchi dell'escamotage, delle soluzioni facili. In lui ancora non è maturata la consapevolezza di dover essere egli stesso il primo a dover cambiare. Joe si mette in testa di dover fare soldi.
come la società capitalista giapponese promuoveva, ma è difficile, se non praticamente impossibile, per uno spiantato come lui. Per questo, avvalendosi di altri bambini del quartiere, ricorre ai vecchi sistemi con cui era tirato avanti a campare fino ad allora: il piccolo crimine, la truffa, cosa che lo metterà ovviamente nei guai, facendoli toccare completamente il fondo. Ricordatela questa cosa. Il secondo, che ci viene subito introdotto dopo Joe, è il vecchio Danpei Tange. Egli è un ex pugile, ormai in rovina, che passa da una bettola all'altra in cerca di qualcuno che gli possa pagare del sakè. Questo personaggio non è importante solo ai fini della trama, ma anche dal punto di vista della critica sociale. Se attraverso Joe Takamori cercava di rappresentare la disillusione dell'epoca, Danpei rappresenta la vecchia generazione che aveva vissuto in prima persona il periodo della guerra e che ora si ritrovava catapultata in questa nuova società post-bellica. Il suo incontro con il giovane ragazzo è burrascoso e finisce immediatamente a cazzotti. Durante la scazzottata, Danpei nota il vigore e la rabbia di Joe, cosa che riaccende la sua passione per il pugilato, e si mette in testa di fare di questo giovane ragazzo una futura stella della box. Diventare suo allenatore sembra fornirgli una speranza. Ora ha uno scopo nella sua esistenza che ormai era lo sbando. E qual è la primissima cosa che fa Danpei? Molla la bottiglia. Se, come abbiamo detto prima, Joe in questa fase ancora immatura non comprende che deve essere lui il primo a dover cambiare, Danpei, a differenza, è la prima scelta che fa. Joe lo aveva scacciato in un primo momento chiamandolo vecchio ubriacone, ed egli, messo di fronte a ciò che era diventato, ora che un bagliore di speranza era tornato a splendere, decide di mollare quella vita degradante e di dedicare la sua esistenza a quel suo nuovo sogno. Joe però non ha minimamente intenzione di diventare pugile. Nonostante il destino, una speranza di cambiamento sia giunta davanti a lui, la rifiuta. Non la prende in considerazione, preferendo continuare a vivere come un vagabondo, così tanto ormai quella vita miserevole era insidiata in lui. Un nichilismo assoluto da cui è inutile anche solo tentare di scappare. Joe fa finta di accettare la proposta, giusto per scroccare un pasto, qualche yen e un letto per dormire. Danpei invece sacrifica anima e corpo facendo lavori pesanti, illuso dal fatto che il ragazzo manterrà la parola. Molti qui criticano la cattiveria di un personaggio egoista che non esita a prendere in giro un povero vecchio che su di lui riserva grandi speranze. Iniziamo col dire che non è propriamente Joe, apriamo virgolette, ad essere cattivo, ma il contesto sociale in cui è sempre vissuto a spingerlo ad essere diffidente da tutto e tutti e soprattutto a cercare soluzioni anche a discapito degli altri pur di sopravvivere. Ma ciò su cui vorrei mettere un asterisco è proprio la situazione venutasi a creare. Non è differente da molte situazioni familiari moderne. Attenzione, c'è un particolare molto importante. Il vecchio Danpei era esattamente come Joe. Non aveva speranze per il futuro, viveva alla giornata, era ormai caduto per via dell'alcolismo nella più totale autodistruzione, toccando completamente il fondo. Ecco che ritorna questa cosa. Ma proprio in quel fondo trova lo scopo, l'obiettivo che lo fa rialzare. Stessa cosa con Joe. Quando ormai in prigione sembra completamente rassegnato, complice anche diversi fattori che non staremo qui ad elencare ad uno, prenderà consapevolezza di sé, cambierà e troverà nella box il motivo della sua esistenza. Takamori fa una pesantissima critica sociale. Le baraccopoli suburbane di quella Tokyo che rinasceva sotto l'ala protettiva del dollaro statunitense erano il rifugio di coloro che non erano riusciti ad integrarsi con tale società e che il Giappone aveva fatto di tutto per poter cancellare. Ashita no Joe utilizza il pugilato come un mezzo per veicolare un messaggio. Non è sbagliato difatti definire questo manga più un'opera gekiga che uno spokon sulla box come invece Hajime no Ippo. Joe Yabuki è la parte del Giappone che era stata messa a tacere, che finalmente poteva urlare attraverso le pagine di quel manga la sua denuncia.
statue, francobolli, cartelloni nel quartiere di Sanya, addirittura una veglia funebre quando morì il personaggio di Toru Rikishi. Tanto la gente ha vissuto e vive la storia di questo fumetto come una parte della propria storia. Questa è un'opera, volendo, che cela in sé anche toni politici ed è la prova indiscutibile, permettetemi lo sfogo, di quanto questo medium artistico sia importante e di quanto noi divulgatori che facciamo questo tipo di analisi, che vanno ad esaminare l'aspetto filosofico, storico o il messaggio che veicola, non stiamo facendo sovraletture, come spesso ci sentiamo accusare da gente che per la maggior parte riempie le proprie biblioteche di libri e di fumetti solo per darsi una parvenza di nerd intellettuale, senza poi leggerne neanche la metà. Ashita no Joe è riuscita a risvegliare l'animo di milioni di lettori, a prescindere dalla loro appartenenza politica, perché è più il senso di rivolta che altro che noi possiamo respirare in quelle pagine. Da estremi nazionalisti come lo scrittore Yukio Mishima, fino a gruppi rivoluzionari di estrema sinistra come il Sekiguna, responsabile del dirottamento aereo nordcoreano, tutti hanno urlato un solo credo: tutti noi siamo Joyabuki. Nella bellissima recensione di Federico Galdi, che potete leggere sul sito Stay Nerd, vi lascio il link in descrizione, ho trovato il modo migliore per poter descrivere il finale di Ashita no Joe. Il domani arriverà, solo se saremo disposti a combattere per esso, a compiere sacrifici. Ed è esattamente un sacrificio quasi cristologico, quello di Joe nell'ultimo incontro disputato sul ring. Joyabuki, nel corso della storia, si è fatto carico delle urla, dei pianti, della disperazione di quella gente. Il suo ultimo atto sembra dirci una sola parola: lotta, estremamente fino alla fine, non soltanto finché il corpo ti regge, ma oltre, fino a quando la fiamma dell'ardore non ti consumerà del tutto. Lotta, fino a quando di te non resterà soltanto cenere. Bene ragazzi miei, anche oggi abbiamo finito. Io spero davvero che qualcuno, dopo aver visto questo video, deciderà di avvicinarsi a questo capolavoro. Ashita no Joe per me è stato veramente molto importante, a prescindere dal fatto che col vecchio anime ci sono cresciuto, ma è stato proprio il manga ad essere molto formativo per me. Ragazzi miei, non mi resta che salutarvi. Io vi invito ad iscrivervi se siete nuovi sul canale, ad attivare la campanellina così da restare sempre aggiornati e non mi resta che dirvi buona vita a tutti.